Da quando ho preso la Mod X ho letto parecchi post in cui ci si lamenta dei timbri di pianoforte poco incisivi su queste tastiere. Per questo mi sono deciso a fare un video con qualche suggerimento per migliorare la presenza di questi suoni. Spero abbiate già una discreta confidenza con le funzioni di base: parti, elementi, menu, campioni, filtri, inviluppi. Altrimenti date prima un'occhiata a qualche video, tutorial su YouTube. Ho postato qualcosa anch'io. Premetto che suono prevalentemente rock, pop e blues, quindi non cercherò di imitare pianoforti adatti a un concerto di Chopin, ma piuttosto sarò orientato sulle esigenze di tasteristi inseriti in una band con genere meno classico. Per capire meglio partirei da un suono init di tipo AVM che restituisce un timbro di pianoforte piuttosto asciutto e solo un po' di riverbero. Andiamo a vedere come è fatto. Una sola parte. Vediamo che campione usa. Mod X e Montage hanno vari campioni di pianoforte acustico, in particolare il CF3, CFX, S6 e S700. Ovviamente sono tutti pianoforti a coda Yamaha, figuriamoci. E poi anche campioni di upright, che sarebbe il piano verticale. Osserviamo i nomi dei campioni. Oltre al tipo di piano, possono esserci indicazioni sull'accordatura, stretch, cioè estesa, o flat, lineare, normale, ma soprattutto attenzione a queste lettere, che indicano la forza con cui è stato suonato lo strumento reale, quando è stato campionato. Da piano pianissimo a forte fortissimo. Chiaramente i campioni con più forza hanno un suono più dinamico e brillante. Prendiamo ad esempio il piano CFX. Dobbiamo fare in modo che suonando a vari livelli di dinamica il suono cambi timbro e volume in proporzione. Possiamo seguire due strade principali. La prima, quella più semplice, consiste nello scegliere un campione e affidare timbro e volume ai relativi filtri. Oppure possiamo assegnare diversi campioni ad altrettanti elementi e impostare per ognuno un diverso intervallo di dinamica, anche su più aree della tastiera, e magari con dettagli sonori come il rilascio del tasto, eccetera. La seconda soluzione generalmente include anche il metodo della prima. Sarà forse preferibile per riprodurre più fedelmente un'esecuzione da solista, ma la sua programmazione richiede tempo e precisione. Più avanti ve la spiego, ma per ora concentriamoci sul primo metodo, che senz'altro è più pratico. Ecco qui, un solo elemento. Scegliamo un campione di piano CFX abbastanza brillante, quindi almeno una F. Ora andiamo al filtro. Ovviamente un passabasso deve essere aperto oltre la metà. Senza arrivare al massimo. Ma il passaggio essenziale è assegnare un valore positivo per la risposta dinamica alla frequenza di taglio, cioè il cutoff. Così la brillantezza del timbro sarà proporzionale alla forza con cui suoniamo. Un valore basso per la sensibilità cutoff incide poco sull'intervento del filtro, mentre un valore alto accentuerà queste differenze. In sostanza va cercato un equilibrio fra i due parametri. Una volta soddisfatti di questa regolazione, possiamo eventualmente differenziare la risposta lungo l'estensione della tastiera.
Da qui possiamo aprire di più il filtro sulle note alte oppure su quelle basse. Fatto questo, valutiamo se suonando piano sia necessario ridurre ulteriormente il volume. Per farlo basta assegnare la dinamica anche al livello dell'elemento, ovviamente. Un'occhiata all'inviluppo. Io lo lascerei così, abbastanza lungo, tanto il campione CFX ha un suo naturale decadimento, a differenza degli altri campioni. E personalmente trovo più realistico anche lasciare un minimo di release, sia nell'inviluppo del filtro che in quello del livello, perché contribuisce a simulare la naturale risonanza dello strumento. Volendo è possibile impostare lungo la tastiera più punti di correzione, sia per il livello che per il filtro. Queste cose le avevo spiegate in un altro video. Generalmente questo è sufficiente a ottenere un buon risultato timbrico, ma è comunque disponibile un equalizzatore in ogni elemento. Possiamo scegliere tra varie impostazioni. Come ho detto prima, nella Performance Init troviamo già attivato un po' di riverbero, in questo caso un System Effect. Possiamo provare anche un minimo di chorus. Oltre agli effetti system sono disponibili quelli insert. Guardatevi il mio video sugli effetti per capire meglio. Ho preferito partire da un suono base per mostrare i passi più importanti, ma ovviamente possiamo fare lo stesso lavoro anche su preset che vogliamo personalizzare. L'importante è capire su quali parametri intervenire. Provando con la band sarà poi possibile rendersi conto se il suono è soddisfacente o meno, in modo da ritoccarlo al volo. Ora esaminiamo l'altro metodo a cui accennavo prima. Possiamo trovarlo in molti preset. Ne carico uno. Ce ne sono anche composti da più parti, ma per semplicità restiamo su un pianoforte con parte singola. Tanti elementi con tanti tipi di campione su diverse aree di dinamica. Ora, suonando a vari livelli di dinamica, notiamo come vengono attivati gli elementi che rispondono alla forza con cui io vado a suonare. In questa schermata in effetti abbiamo una panoramica di varie impostazioni degli elementi per la parte selezionata. Scegliamo ovviamente la prima sezione, oscillatore, perché nell'altra sono altre cose. Osserviamo le colonne. Possiamo attivare o meno ogni elemento, scegliere il campione audio, definire l'intervallo di dinamica, si sceglie come lo split. E quello relativo all'area di tastiera in cui l'elemento risponde. Quindi già da qui possiamo impostare velocemente una mappa operativa. Ma cosa è esattamente questo intervallo di dinamica? Quando premiamo un tasto, la macchina calcola la forza, o meglio la velocità, con cui è stato sollecitato. Viene assegnato un valore da 0 a 127 che poi viene usato, di solito, per modulare il timbro e il volume. Ora noi possiamo fare in modo che un singolo elemento non si attivi sempre, ma solo a un intervallo ristretto, ad esempio tra 50 e 70, un altro tra 71 e 90, un altro ancora da 91 a 110, eccetera.
In questo modo stiamo creando una mappa nella quale ogni elemento risponderà alla gamma dinamica che avremo impostato. E chiaramente avremo cura di scegliere dei suoni adatti per ciascuno di loro. Nel caso del pianoforte, come dicevo prima, useremo suoni campionati a vari livelli di dinamica. Entrando poi nel menu di ogni singolo elemento, possiamo poi intervenire su ulteriori parametri. Ad esempio, come abbiamo visto all'inizio, la risposta del filtro alla dinamica. E poi c'è anche questa casella, sopra il cursore dell'intervallo di dinamica di ogni elemento. Questa casella qui. Lasciandola a 0, il passaggio fra gli elementi, in base alla dinamica, avviene di netto, secondo l'intervallo impostato qui. Aumentandolo, invece, si ottiene un passaggio graduale, un cosiddetto crossfade, ma ovviamente poi andranno rivisti i limiti impostati. Osserviamo ora i campioni usati ad ogni elemento e notiamo come sono stati scelti in base alla dinamica. Ad esempio, se suono in modo leggero, elemento 1, più forte elemento 2 e così via. I campioni partono da quello più soft, sempre più forti. Se suono in modo leggero si attivano elementi con piano P o PP. Se suono con un tocco aggressivo si attivano elementi con le F, cioè forte. Ho creato una performance con 8 tipi di piano, salvati nelle 8 scene. Vi faccio ascoltare qualche esempio. In conclusione, come dicevo, il secondo metodo è piuttosto macchinoso rispetto al primo. Ma in ogni caso, che si segua l'una o l'altra strada, lavorandoci un po' su, possiamo tirar fuori bella roba. Basta sapere dove andare a mettere le mani. Suggerisco di scegliere dei brani che contengono suoni di piano da usare come riferimento, così alleniamo anche l'orecchio. Quindi buon lavoro e ciao a tutti!